Ciao a tutti. Il narcisista è convinto che tutti lo possono imbrogliare. La sua convinzione parte da un bisogno primario di pensarla in questo modo, poiché lo giustifica sul fatto di non provare gratitudine per nessuno. Il narciso ha questo meccanismo inconscio di autodifesa emotivo originato dalla sua stessa patologia, che gli fa distorcere la realtà dei fatti. In poche parole, gli altri non possono amarlo, rispettarlo e accettarlo per quello che è nella sua natura. In effetti, essendo stato deluso, tradito e abbandonato emotivamente da piccolo, da coloro che avrebbero dovuto sostenerlo e considerarlo, il narciso bambino ha sviluppato il senso di non fiducia per nessuno, nemmeno per se stesso. Ma desidero proporti un esempio sul percorso che intraprende un soggetto con questo tipo di disturbo narcisistico di personalità. Un giorno conosce una donna che lo attrae particolarmente e dopo averla osservata e focalizzata per benino, ed essendosi fatto l'idea che ci sono più vantaggi che svantaggi, inizia a idealizzarla, a tal punto da darle la massima fiducia che basterà per esortarlo ad attuare il tipico love bombing. Da questo momento partono i suoi schemi comportamentali e mentali. Maggiore sarà l'influenza sul narcisista e più la nuova preda verrà apprezzata e venerata. Ma attenzione, perché nel frattempo il narciso inizierà a testarla sottoponendola ai primi giochetti manipolatori. Nel frattempo la vittima verrà presa da una sorta di magia e di elevata beatitudine, tanto da farle credere di aver trovato l'anima gemella. E qui possiamo confermare che la preda è caduta nella trappola narcisistica. Soprattutto se si tratta di una persona super empatica e con una certa dipendenza affettiva. In questo caso la vittima sarà disposta ad annullarsi totalmente, pur di compiacere e far felice il narcisista, che a sua volta si sentirà messo su un piedistallo e venerato. Questo gioco perverso, nonostante potrebbe persistere per un certo periodo di tempo più o meno lungo, ad un certo punto cambia forma, dato che il narciso ha una specie di rilevatore elettronico nel cervello, che calcola il livello di noia e in base a quello cambia fase, passando così alla svalutazione e in seguito allo scarto. Tali sensazioni sono le stesse che provava da bambino, ma a quel tempo, essendo lui il figlio, non aveva la possibilità di arrivare ad uno scarto, bensì ad una costante svalutazione. Questo continuo meccanismo malato l'ha privato delle capacità emotive, ma non solo, poiché è penetrato nei suoi schemi comportamentali e mentali. Ecco perché il narciso non smetterà mai di svalutare chiunque entri a far parte della sua vita. A seguito di tutto ciò, il narcisista ha innescato nella sua mente psicotica dei veri e propri campanelli di allarme di pericolo, che non cessano mai di suonare, allertandolo così del rischio di essere ingannato e abbindolato. Infatti, se noti bene, il narciso non farà altro che rimuginare, dubitare, svalutare e per concludere scartare. Tale processo non può essere fermato, poiché più verrai considerata importante nella sua vita e più sarai obbligata ad agire e a concedergli tutto ciò che lui ti chiederà. E tu sarai disposta ad obbedire per evitare lo scarto, che comunque sarà scontato perché fa parte del suo schema narcisistico. Non dimenticare che hai a che fare con una persona bloccata nel suo stato infantile. Qualcosa gli si è rotto dentro, a tal punto che non potrà mai progredire, evolvere e maturare, ma rimarrà incatenato ai suoi traumi psicologici per il resto della sua esistenza.
L'hai semplicemente idealizzato, esattamente come è accaduto a lui con te, nella fase del love bombing. Prova a chiederti per un solo istante che tipo di rapporto di coppia poteva nascere essendo basato solamente sulla idealizzazione della persona. Poteva nascere soltanto una relazione fasulla e disfunzionale, incentrata sul potere, sulla manipolazione e certamente non sull'amore. Tu non hai bisogno di tutto questo, hai bisogno di vivere una vita serena ed equilibrata, perché tu vali molto di più. Tu hai il potere dell'empatia, che è una capacità straordinaria che ti dà la possibilità di percepire lo stato d'animo di un'altra persona e la capacità di coinvolgere emotivamente chiunque tu desideri. Non dimenticare che la tua empatia è la tua forza e la tua magia. E tu che cosa pensi di questo suo schema comportamentale? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.